Ciao amici, buonadì a tutti, guardate qua, 3 ingredienti, sardine spettacolari, prezzemolo, aglio. Si può fare un piatto eccezionale con questi 3 ingredienti? Senz'altro, soprattutto quando abbiamo queste sardine, la regina dei mari, spettacolo, bellissime, quindi fanno benissimo, economicissime e ci facciamo un bello spaghetto con pochi ingredienti, per cui vi consiglio di seguire la ricetta e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io tanto continuo perché è una pasta molto rapida, intanto bolle l'acqua e quindi preparo uno spaghetto d'eccezione, semplicissimo ma molto saporito. Vi consiglio di seguire. Ci vediamo più tardi per l'assaggio. Continuo a tritarmi il prezzemolo con una grana media, non è importante farlo molto sottile, comunque questa è a vostra discrezione. Poi do un bel colpo di coltello con la lama piatta allo spicchio d'aglio, così più facilmente riesco a togliere la pellicina. Tolgo la parte superiore, che è quella più asciutta, e poi lo taglio a pezzi grossolani. Quindi ho già preparato aglio e prezzemolo, che sono i fondamenti di questa pasta. Adesso pulisco la sardina. Dopo averla eventualmente leggermente squamata, tolgo la testa e l'interiora e anche la spina. Come vedete è un'operazione molto semplice. Non occorre in questo caso utilizzare il coltellino per fare il filetto perfetto, perché in ogni caso poi verrà sminuzzato in cottura. Ecco qua. Una volta che ho levato la testa e l'interiora, poi una bella sciacquata sotto acqua fresca. Ora in una padella metto il battuto con olio extravergine d'oliva e faccio riscaldare appena, un'aggiuntina di pepe se volete. Non c'è pericolo che il prezzemolo diventi amaro, questo lo voglio sottolineare, perché le temperature sono molto basse, quindi il prezzemolo diventa amaro nel momento in cui si lascia friggere nell'olio bollente per un po' di tempo. In questo caso invece si riscalda appena e quindi tutto a crudo metto le sardine per farle cuocere. I tempi comunque sono molto brevi, infatti ho lasciato il video integrale in modo da vedere effettivamente qual è il tempo di cottura per queste sardine. Una sfumatina col vino bianco, ecco qua, guardate un po' come poi prende il colore anche la sardina, che comincia a sbiancarsi. Aggiustate di sale, ripeto, pepe o peperoncino, questo è a discrezione. E quindi una volta che un po' sfuma l'alcol, termino la cottura delle sardine. Intanto l'acqua bolle, butto un po' di sale, ecco qua, un'altra bella girata, vedete, si stanno sbiancando, stanno cuocendo e quindi fra qualche secondo posso spegnere. Questa è una pasta semplicissima ma di una bontà assoluta. Ecco qua, ci siamo quasi. Adesso butto gli spaghetti, li porto a quasi cottura, una cottura al dente, per poi terminare in padella la mantecata della pasta e quindi farla insaporire. Riprendo un po', riaccendo un po' la padellina per avere il fondo a temperatura e adesso posso unire gli spaghettoni e quindi condirli per bene in questo sughetto di sardine, aglio e prezzemolo. Guardate un po'. Metto un mestolo di acqua di cottura con un po' di olio extravergine d'oliva, in modo così da creare sempre un po' di emulsione e quindi far legare un po' la pasta, e abbiamo terminato. Quindi, come avete notato, questa è una pasta semplicissima da fare in pochi minuti, ma veramente saporita, perché le cose semplici sono le migliori. Ecco qua, guardate un po' il fondino di crema che si è creato. Siamo pronti per impiattare. Prima una bella saltatina per incorporare anche un po' d'aria e quindi emulsionare meglio il fondo. Ecco qua. Guardate un po' com'è questa pasta. Uno spettacolo. Ora preparo il mio solito piattino, porzione d'assaggino, per modo di dire. Ecco qua. Uno spettacolo, una meraviglia. Mm.
Stravaana, tutto il sapore del mare. È pazzesco, 3 ingredienti, una pasta regale. Questo è mangiare mediterraneo. Sì, no, non fa, buonissimo.